Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere perché le persone ti ammirano, andiamo a vedere qual è questa tua qualità affinché noi possiamo anche rendercene conto e continuare a manifestarla, a metterci l'accento. Ok, cancro, perché le persone ti ammirano? Vediamo un po'. Perché le persone ti ammirano? Perché le persone ti ammirano? Vediamo un po'. 1, 2, cancro. Perché le persone ti ammirano? Cosa hanno da dirci? Vediamo. Allora, vediamo. Ninja natural. Amicizia con gli animali, comunicazione con gli spiriti della naturalezza. Allora, qua mi delineano una tua caratteristica importantissima che è quella di essere in contatto con tutti gli animali, ma non solo gli animali, con tutti gli spiriti, in modo naturale. Qua hai molte figure spirituali che ti supportano e gli altri vedono questa tua essenza, anche se ne sono inconsapevoli a livello verbale, verbalizzare questa cosa. Bambina naturale mi dice come se tu ti comporti in modo naturale, come ti viene da dentro, e questo è ammirevole, ammirevole veramente, sei in contatto con la parte più profonda di te, con molti spiriti ti aiutano, È come se fossi anche canale dello spirito, degli spiriti, no? Questo lo siamo sempre nel nostro sé superiore, ma sei canale anche di altri spiriti che ti conferiscono una sorta di eterna giovinezza, sempre bambina o bambino. Ok, vediamo la cosa accompagnata. Reina del mal, temereses azúcar no sal. Allora, questo è un avvertimento che ti stanno dando. Mi stanno dicendo di mantenere questa tua purezza, anche se a volte sei stata un po' male per chi non ti ha dato quello che tu meritavi. Ma sappiamo che per la legge dello specchio che quelle sono esperienze karmiche che dobbiamo fare affinché noi possiamo potenziare le nostre armi spirituali. Mi stanno dicendo che molti non si sono comportati bene con te, ti hanno fatto fare un'esperienza di un certo tipo, anche in negativo, affinché tu potessi manifestare sempre di più quella purezza dentro di te, affinché tu calibrassi questa tua purezza, ok? E ti dico anche una cosa, siccome tu l'hai calibrata questa tua purezza, tu è come se portassi anche agli altri un esempio di, cioè per esempio tu dici alle persone che stanno nella stessa condizione magari che hai vissuto tu in negativo, tu dici alle persone ti meriti di più, capisci? Meriti di più di quello che vedi che sei riuscita a manifestare fino a questo momento, tu questo dici agli altri e lo dici portando il tuo esempio, quindi ti ammirano per questo. È una bellissima energia di partenza, E vediamo un po' cosa ci dice l'oracolo. Cancro. Essere imparziali, serendipità, osservatore. Immaginare, tu stai cercando giustizia in varie aree della tua vita. Stai cercando giustizia in varie aree della tua vita, io ti posso garantire che qua sta arrivando giustizia in più aree della tua vita, rispetto a cose che tu su cui stai meditando, stai osservando, sì, rispetto magari a situazioni che non sono andate bene nella tua vita, alcune aree, no? Può essere amore, lavoro, relazioni. Ti stanno dicendo continua ad attuare questo tuo essere eterna giovinezza, questo tuo essere bambina interiore, essere in contatto con lo spirito, perché questa tua qualità ti fa manifestare ciò che stai immaginando, dandoti delle opportunità straordinarie che ridanno quella giustizia alla tua vita. Ok? Andiamo a vedere adesso. Allora, andiamo a vedere adesso ancora con queste, perché le persone ti ammirano? Allora, cosa ci dicono gli angeli? Allora, circuiti, ricevere per condividere. Tu stai per condividere
tutto questo tuo essere, va bene? Che ti ho detto adesso. Stai per condividere, cioè stai ricevendo le informazioni dagli spiriti dall'alto per poterle condividere. Sei protetta dall'angelo Amamia, che porta pace e serenità all'anima, va bene? Perché molto spesso è come se mi stanno dicendo queste carte, tu ti sei preclusa la possibilità di viverti questa tua bambina, difendendoti, facendo a cazzotti con la vita, no? Come l'abbiamo fatto tutti. Ecco, adesso ti stanno arrivando le opportunità per condividere questo tuo essere senza più mettere freni. Va bene? Ok. Andiamo a vedere ancora. Rivelare il lato oscuro, energia per la crescita spirituale, angelo Yeuya elimina complessi e traumi. Qua mi stanno parlando di un trauma, di un complesso che hai avuto nel manifestare questo tuo essere bambina, eterna bambina. Ecco, ti stanno dicendo adesso che rispetto a quello che ti ho detto stai ricevendo le informazioni anche esattamente adesso, in questo momento, anche intuitive, per manifestare questa tua purezza interiore, questa tua bambina interiore, che vuole essere in contatto con la natura, con la natura di se stessa e degli altri, va bene? E arriveranno adesso delle opportunità per poter manifestare questo, va bene? Perché gli altri ammirano di te proprio questo tuo lato e tu l'hai tenuto soggiogato a volte. Adesso è l'opportunità di manifestarlo. Ok. Andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano le fate in merito a questo. 9 d'inverno, vedi, sei preoccupata, hai delle preoccupazioni che hanno a che fare con quello che ti ho detto, per degli ostacoli probabilmente, però guarda, sta per arrivare il sole, la bellezza. Allora, ti sei trovata molte volte ad avere problemi con questo tuo lato di sensibilità, quindi mi stanno dicendo che sta arrivando adesso l'opportunità di godere di questo tuo lato, di sensibilità, di apertura emozionale, di godere giorno per giorno. Sta arrivando una grande felicità, mi stanno dicendo, rispetto a questi. E ti dico anche che tu, anche laddove non l'hai visto, che hai visto dei problemi, anche delle circostanze o delle persone che ti hanno messo difese o preoccupazioni, tu hai portato il sole in quelle circostanze anche se tu non l'hai visto. Va bene? Ok. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Tu sei molto forte, tu dai con la forza, qua mi dicono che stai lottando anche per conseguire qualcosa che ha a che fare con questo tuo benessere personale, mi stanno parlando di questo, nonostante la tua mente può bloccarti a volte, no? È come se non riuscissi ad avanzare, una situazione bloccata a volte, però guarda, il fatto è che sta arrivando lo sblocco di una situazione per cui tu stai lottando, possono essere varie situazioni, e gli altri ti ammirano proprio per questa tua capacità di avere in te questa tua bambina interiore, questo tuo spirito essere così nigna naturale, cioè bambina naturale, di sentirti meritevole di quello che senti di essere, e si sbloccano le cose, gli altri ti ammirano per questo. Ancora cosa ci raccontano i tarocchi? Io ti vedo, qua c'è una donna in particolare che ti ammira molto. Una donna che ti ammira molto può essere il segno del Toro, Vergine e Capricorno. C'è una donna che ti ammira molto e anche un uomo che ti ammira molto del segno dell'Ariete, Leone e Sagittario. Mi stanno parlando di queste due figure che ti ammirano molto. C'è quest'uomo che ti ammira anche come madre, ti ammira come madre, ti ammira come, può essere chiunque, questo qua di cui sto parlando, ti ammira come madre, ti ammira come donna di cui ci si può fidare, o uomo di cui ci si può fidare, sì, sì. Vediamo ancora chi è che ti ammira. Qua mi dice che viene ammirata anche per saper uscire da alcune situazioni difficili, situazioni mentali soprattutto difficili. Viene ammirata anche per questo, ho ammirato. Guarda, qua mi stanno dicendo che tu hai un potere straordinario di successo. A volte diciamo che tu non l'hai visto questo potere tuo di successo, viene ammirata molto per questo, perché ti vedono come un'imperatrice.
Se sei uomo ribalta il concetto, Ti vedono come una grande donna di spessore. Ancora, perché ti ammirano e chi ti ammira? Qua c'è una persona che ti ammira. Una persona, allora qua mi stanno parlando di una persona che si sente molto in colpa con te, che ti ammira. Mi stanno parlando di questa persona qui che ti ammira, che si sente in colpa nei tuoi confronti per averti dato un dolore. Questo è una lettura. Poi mi arriva anche che qui ti ammirano le persone perché tu sai portare la speranza laddove gli altri vedono nero. Sai portare la speranza laddove gli altri vedono nero. Secondo me hai aiutato un uomo in particolare a dargli questa speranza, o una donna hai aiutato, o più donne probabilmente, a dare la speranza laddove vedevano nero. Sì, assolutamente sì. Vediamo ancora chi è che ti ammira o perché ti ammirano. Sai prendere le decisioni giuste al momento giusto. Se prendere le decisioni giuste al momento giusto, con il giudizio che mi parla del fatto che adesso tu vai incontro soltanto, ti sei resa conto, ti renderai conto in questi giorni, che per quanto tu vali, prenderai le decisioni che ti spostano da gabbie mentali negative. Intuitivamente lo farai, te lo sto dicendo. E infatti qua si è chiusa una tappa dolorosa nella tua vita, c'è stata tensione. Stai attendendo anche dei frutti lavorativi, economici. Ti dico che ci sarà un grande successo economico, un po' più in là. Un grande successo economico un po' più in là, e anche ti metterai alle spalle una situazione dolorosa e non so di che si tratta qui. Probabilmente negative o altro, di varia natura. Che c'è dopo il carro? Un'apertura di cammino su più fronti della tua vita che hanno a che fare con un successo personale che si va a riversare in vari ambiti della tua vita, d'accordo? Ok, quindi le persone ti ammirano e soprattutto per questo motivo, e soprattutto perché in queste circostanze che ti ho descritto tu riuscirai a manifestare questo tuo talento della serie mi merito zucchero e non sale, come dice questa carta, perché ho a che fare con la mia purezza interiore, quelle cose che c'è una cosa che tu da bambina hai avuto un po' di remore o paura a manifestare, lo manifesterai in queste circostanze. Ok? Adesso andiamo a vedere l'ultima carta, anzi io ti voglio mettere un'altra carta di queste. Perché ti ammirano le persone, Cancro? Perché ti ammirano le persone? Perché tu sei molto saggia. Sei molto saggia. E questa carta ha a che fare con la saggezza umana. La saggezza umana è quella dove noi abbiamo fatto un certo tipo di esperienza nella vita, si presenta un'esperienza simile e noi sappiamo già cosa fare rispetto a quella circostanza dove magari abbiamo, tra virgolette, sbagliato in passato. Che poi lo sbaglio non esiste, perché ogni cosa che viene fatta dal livello di coscienza in cui ci si trova. Cioè quello che io potevo fare 20 anni fa in determinate circostanze difficili non sarà mai quello che posso fare adesso dopo 20 anni, con questa saggezza raggiunta grazie a quelle esperienze. Ok. Ancora, perché ti ammirano gli altri? Qua ci sono persone del tuo passato che ti ammirano molto, di cui tu magari sei inconsapevole, la carta del passato. Il passato mi parla anche non solo le persone del tuo passato rispetto alla domanda chi ti ammira, 36 e 37 poi tra l'altro. Perché tu sei diventata saggia rispetto alla ricchezza che hai avuto delle esperienze del tuo passato, quello che ho detto adesso di 20 anni fa. Ok, ancora, perché ti ammirano le persone? Perché tu ti sai adattare a tutte le circostanze e porti bellezza ovunque vai. Ti sai adattare a tutte le circostanze e vedere la bellezza in ogni circostanza, l'opportunità. Sono bellissime carte, ragazze mie e ragazzi. Andiamo a vedere ancora perché e cosa ti dice l'ultimo oracolo. L'inverno. Ok, realismo, apertura psicologica, libertà di espressione. Guarda, è l'epilogo della prima carta che è uscita. Ti avevo detto che qua c'erano degli intoppi da bambina su una tua qualità, di sentirti quell'eterna giovinezza interna, che l'eterna giovinezza è qualcosa che non ha a che fare con l'età anagrafica, ragazze. Cercherò poi di spiegarvelo in altri podcast. L'eterna giovinezza ha a che fare con la creatività.
no? Il bambino è un creativo costante che deve essere sviluppata e tenuta in vita per tutta la durata dell'incarnazione. Allora qua c'è una qualità tua, quella che ti ho detto all'inizio, quel sentirti in contatto con la bambina, quel vedere tutto in modo gioioso e giocoso, dove tu farai l'esperienza in questi giorni di libertà di espressione. Sarai realista e dirai io valgo così. Avrai un'apertura psicologica, avrai la libertà di espressione in questo. Wow, ragazze mie, ragazzi, complimenti a tutte e a tutti, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.